Ciao a tutti! Oggi voglio fare con voi un tutorial davvero semplicissimo che però può aiutarci nella preparazione della tavola di Pasqua. Avremo bisogno di alcuni pezzettini di stoffa, quindi vanno bene anche dei ritagli di stoffa, possibilmente nei colori della Pasqua. Poi avremo bisogno anche della juta, eccolo qua, ci serviranno delle strisce di juta e vi do anche le misure. Sono quindi 36 cm di lunghezza per una larghezza di 12 cm. Avremo bisogno anche della carta termoadesiva. Io utilizzerò questa qui che vi ho fatto vedere già in tanti video. Comunque vi lascerò il link sotto alla descrizione del video, oppure potete utilizzare quella in rotolo, quella viola, la Heat and Bond, perché dobbiamo cucirla. Poi avremo bisogno del cartamodello che troverete sotto la descrizione del video oppure qui sopra dove vi metto la scheda per poterlo scaricare. E ci saranno queste due sagome, un coniglietto e una carotina, e poi dei nastrini o dello sbiego se volete decorare ulteriormente il lavoro di oggi. Io direi quindi di metterci al lavoro, ma prima vi ricordo sempre di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e di attivare la campanella per le notifiche. In questo modo resterete aggiornati sulle prossime uscite dei video. Quindi buona creatività! Io mi sono portata avanti e ho già trasferito le immagini del cartamodello, eccole qui, con la matita, sopra alla carta termoadesiva. Quindi ora per prima cosa applicherò la carta termoadesiva sui vari pezzi di stoffa e vi faccio vedere come. Adesso mettiamo da parte tutte le nostre sagome e prendiamo la nostra juta. Dobbiamo piegare di 1 centimetro questa parte qui. Ovviamente ci aiuteremo con il ferro da stiro e piegheremo anche questa parte qui, ma non in dentro, in fuori, sempre di 1 centimetro. Tutto il progetto potete farlo con la colla a caldo, ovviamente se non sapete cucire o se comunque non avete la macchina da cucire. In questo caso io andrò a cucire sia qui che qui. Io utilizzerò un punto a zigzag corto e piuttosto stretto, in modo tale che appunto l'aiuta non si disfi, visto che tende a disfarsi abbastanza facilmente.
Una volta che abbiamo cucito questi due lati, adesso noi andremo a piegare questa cucitura esterna, questo qui avrà la cucitura interna. Andremo a piegare per 12 cm. A questo punto faremo la piega con il ferro da stiro. Insomma, la posizionate come meglio credete. Se volete aggiungere qualcosa, ad esempio un merletto, un qualcosa, dovete farlo ora. Una volta attaccata l'applicazione, la decorazione diciamo qui, che può essere un merletto, uno sbiego oppure appunto questa serpentina come ho fatto io, dobbiamo passare a fissare le sagome, quindi faremo tutto intorno un punto dritto oppure un punto zigzag, questo come preferite voi. Ovviamente il punto zigzag andrà fatto qui sul bordo, quindi prenderà una parte di juta e una parte di stoffa, una parte di juta e una parte di stoffa, mentre invece il punto dritto andrà fatto 2 mm all'interno della sagoma. Quindi potete anche sbizzarrirvi con i colori, nel senso che potete farlo dello stesso colore della sagoma oppure in contrasto. Una volta fissate le nostre applicazioni, andremo a fare una cucitura zigzag bordo bordo per tutto questo lato e per tutto questo lato qui. Ed ecco qua, questi sono i miei portaposate in juta con delle applicazioni. Qui possiamo applicare del pizzo tranquillamente, possiamo applicare uno sbiego, credo che non ci sia veramente limite alla fantasia e questa può essere una cosa veramente carina per il pranzo di Pasqua. Se poi vogliamo che questi portaposati diventino anche dei segnaposto, possiamo tranquillamente applicare un cartoncino con una mollettina in legno e scriverci sopra il nome. A quel punto sarà veramente un lavoro graziosissimo. Io adesso ve lo faccio vedere con la mia etichetta, ma vi posso assicurare che con il nome è bello uguale. Io ho questo tipo di cartoncino qui, ma potete usare un cartoncino bianco, insomma come volete voi. Se volete, a questo portaposate potete tranquillamente abbinare anche le carotine che abbiamo fatto lo scorso anno. Ve le ricordate? Quelle con il rosmarino qui sopra? Se state in campagna e avete la possibilità di avere gli ulivi vicino, potete farlo anche con le foglie dell'olivo. Vi lascio il video tutorial qui sopra per andare al tutorial dello scorso anno. A me quindi resta che salutarvi e rimandarvi al prossimo video, ma prima vi ricordo sempre di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e di attivare la campanella per restare aggiornati sulle prossime uscite dei nuovi video. Poi se il video vi è piaciuto mi raccomando di condividerlo. Ciao!